I verbi sono detti transitivi quando possono reggere un complemento oggetto, cioè quando esprimono un'azione che passa direttamente dal soggetto che la compie all'oggetto, persona, animale o cosa che la riceve. Alcuni esempi: Marcello mangia la banana. Ginevra legge il menù. Il gatto insegue un topo. I verbi sono invece definiti intransitivi quando non possono reggere un complemento oggetto, cioè quando esprimono un'azione che non passa direttamente dal soggetto all'oggetto, ma si esaurisce nel soggetto stesso che la compie. Esempi: il ragazzo correva. Matteo sorride. Il cane abbaia. I verbi intransitivi possono però essere seguiti da complementi indiretti introdotti da una preposizione. Alcuni esempi: Sonia passeggia nel parco. I soldati hanno marciato per un'ora. I lupi ululano alla luna. Particolarità dei verbi transitivi e intransitivi. Quasi tutti i verbi transitivi possono essere usati anche senza complemento oggetto. In questi casi il verbo conserva la sua proprietà transitiva, ma si dice che è usato in senso assoluto. Esempi: Luca suona, Margherita legge, Serena fuma. Il complemento oggetto, come si può notare anche dagli esempi fatti, anche se non è espresso, è sottinteso e facilmente deducibile dal contesto. I verbi transitivi possono essere volti in forma passiva. Un paio di esempi: il gelato è mangiato da Leo. La gara è stata vinta da Manuela. Al contrario dei verbi transitivi, i verbi intransitivi non possono avere la forma passiva. I tempi composti dei verbi transitivi si formano con l'ausiliare avere. Esempi: i leoni hanno catturato la preda. Il maestro aveva rimproverato Elisa. Per quanto riguarda invece i verbi intransitivi, alcuni di essi formano i tempi composti con l'ausiliare avere, altri con l'ausiliare essere, altri ancora possono formarli con entrambi gli ausiliari. Esempi: Maria ha ballato per tutta la notte. I nemici sono fuggiti. Si può dire invece sia ho vissuto a Roma, sia sono vissuto a Roma. Alcuni verbi intransitivi diventano transitivi quando sono seguiti da un complemento oggetto, definito complemento dell'oggetto interno, costituito da un nome che ha la stessa radice del verbo e significato simile. Esempi: ha vissuto una vita piena di avventure. Laura dorme sonni sereni. Nota: vi sono alcuni verbi che possono essere transitivi o intransitivi a seconda del loro significato, come i verbi battere, bruciare, contare, girare, pesare, servire, eccetera. Esempi con il verbo contare con funzione transitiva. Conta le persone in sala, per favore. Con funzione intransitiva: conta pure su di me. Esempi con il verbo pesare con funzione transitiva: l'ortolano pesa i pomodori. Con funzione intransitiva: questo zaino pesa molto. Per qualsiasi dubbio e per evitare errori è comunque consigliabile ricorrere a un buon dizionario.